Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento splendido Mazinga Z edizione Hachette altezza 75 cm che arrivano a circa 90 cm una volta che il robot è messo sulla base e abbiamo queste appendici più alte che ci portano a un'altezza di circa 90 cm. Avete sentito bene, 90 cm, uscita numero 2, il grande robot dell'animazione giapponese. Vi dico soltanto che ho montato, come sapete, il primo numero e cosa vi dico? Vi dico di correre immediatamente a fare l'abbonamento perché è qualcosa di splendido. Io, come sapete, sono un canale che si occupa soprattutto di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montare i modellini e mi sto accorgendo, non solo loro, anche altre persone che hanno più esperienza mi scrivono in privato e mi ringraziano e io ringrazio voi perché siete voi la vita del mio canale e vi dico che questo è un modello che vale tutti i soldi che costa. Alla fine delle 100 uscite lo avrete pagato 1282 euro. Ragazzi, se andate a vedere i tutorial giapponesi mettendo la scritta Mazinger Z Giappone, se non sbaglio sono il numero 70, adesso non ricordo perfettamente bene, e guardate solo la struttura interna dell'armatura, anzi del robot, rimanete con la bocca aperta. È qualcosa che non è mai esistito prima. Provate ad andare a vedere. Andiamo avanti. Qui abbiamo le parti interne che poi andremo a vedere. Io come sempre ho cercato di guardarmi già tutto il montaggio per semplificarvelo e non farvi commettere errori. Tra l'altro vi dico subito una cosa, contrariamente a quello che si pensava e che molti hanno detto, non bisognerà assolutamente prendere un contagocce e metterlo sulla membrana perché abbiamo il serbatoio dell'acqua. Avete capito e sentito bene? Il serbatoio dell'acqua che consentirà più e più volte di emettere il ciclone dalla bocca e secondo me ci sarà anche, magari mi sbaglierò, io dico per logica, ci sarà una piccola ventola dentro. Non riesco altrimenti a capire come possa essere buttato fuori il getto nebulizzato di acqua. Vedete, questo è il tappo con l'OR, l'O-ring in gomma, che fa da tenuta stagna. Bisogna anche qui fare attenzione, ma si monta tutto correttamente. L'importante è sempre dedicarsi alle informazioni e con calma. Qui se volete potete dare lettura, un attimo che ingrandisco, ecco qui, per quelli che non hanno fatto la collezione. Intanto io ringrazio tutti i miei iscritti, abbiamo superato i 2050, siamo a 2050 iscritti e voi che mi state guardando, se vi piacciono i video di Michele Armonica iscrivetevi al canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potete trovare altre armature, in questo caso questa non è un'armatura, è un robot, c'è anche Iron Man e c'è Robocop e poi modelli di auto, repliche di armi. Guardate, date un'occhiata, magari può essere interessante. Ecco qui, abbiamo praticamente finito, così se qualcuno ha avuto piacere avrà anche la possibilità, se qualcuno avesse piacere, avrà anche la possibilità di leggere. E questo è un altro disegno fatto a mano libera, bellissimo, della galleria artistica. È già il secondo su due che troviamo, quindi presumibilmente ce ne sarà uno ad ogni fascicolo. E devo dire che, ragazzi, qua adesso se uno volesse con una cornice si fa un quadro, bellissimo, per gli amanti del genere, bellissimo. Allora, guardate,
Andiamo a vedere cosa troviamo. Abbiamo 2 pezzi di metallo, è inutile dirvi la fattura, meravigliosi. Non abbiamo il benché minimo difetto, almeno per adesso. Anche questo qua è perfetto, però qualora ci fossero anche dei problemi, non vi preoccupate, perché io sto facendo anche la Ford Gran Torino con Hachette. Quando ho chiesto di sostituirmi un pezzo fallato, previa fotografia e mandare l'email al numero dedicato, all'indirizzo dedicato, me l'hanno sostituito senza alcuna spesa aggiuntiva e senza neanche richiedere il pezzo indietro fallato. Andiamo avanti, abbiamo questo. Poi vi devo dire una cosa importante sulle viti, che è plastica, questo qui. Questo è metallo. Ecco il serbatoio dell'acqua, ma vi rendete conto? Pazzesco! Questo è il serbatoio dell'acqua. E questo è il tappo che poi andrà messo sopra con l'o-ring a tenuta stagna. Madonna ragazzi, ma che lavoro, fantastico. Questo è metallo, ecco vedete, questi sono i lavori fatti bene, questo deve tenere in battuta questo dispositivo che poi genererà il vapore per il ciclone, e lo hanno fatto in metallo, non in plastica, perché poi stringi le viti, si rompono queste e non tiene niente. Questo è metallo e in più è stato fatto conico. Meglio di così, cosa vi devo dire? Abbiamo l'adesivo, che possiamo anche metterlo subito perché è l'unico che può andare qui. Volevo soltanto vedere sulle istruzioni se ci dicono anche qui di metterlo a mezzo centimetro dallo spinotto, un attimo solo. Sì, anche qui ci dicono la stessa cosa. Andiamo a metterlo. Sta guardando se posso metterlo subito, ma direi di sì. Quindi facciamo la prima cosa. Ecco qui. Ecco. Evitate anche di mettere le dita sulla membrana, non si sa mai, meno la toccate meglio è. Intorno abbiamo il silicone per la tenuta stagna, perché ovviamente qui ci sarà il serbatoio sopra e sotto non deve passare nulla. Madonna ragazzi, che cosa abbiamo qui? Poi abbiamo 3 serie di viti e adesso qua vi spiego una cosa, così non vi sbagliate e non andate nel panico, anche se è spiegato tutto molto bene. Questo è l'OR, io direi che possiamo anche andarlo a collocare subito qui nel suo tappo. Andiamo a vedere, sì, lo mettiamo subito qui, avviciniamo un po' l'immagine, ecco qui. Perfetto. Mi raccomando, non deve mai toccare nessun tipo di solvente, l'OR, guai. Questi comunque li possiamo trovare anche in commercio, ma non credo che ce ne sia necessità. L'unica cosa che potete fare, ma per preservarlo, se proprio vorrete farlo, io penso che lo farò, è sporcarlo con un po' di vaselina. Appena appena lo levate, mettete della vaselina qui, poi fate questo lavoro e lo andate a ricollocare sopra. Perché? Perché la vaselina eviterà negli anni che possa creparsi per il disseccamento. Ok, allora andiamo a vedere le viti. Le viti, per identificarle, è molto facile.
Prima di tutto abbiamo 3 serie di viti, 2 in una sola busta e una in un'altra, dove quelle che vedete in nero sono destinate ad essere avvitate nella plastica. Non mettete alcun tipo di lubrificante, non mettete mai lubrificante quando avvitate le viti nella plastica, mentre invece queste chiare sono viti che vanno, ascoltate bene, avvitate ovviamente nel metallo perché hanno il filetto più attaccato rispetto a quelle nere che sono per la plastica, e in più guardate è già filettato, chissà se riesco a farvelo vedere, abbiamo già il filetto presente all'interno. Madonna ragazzi, cosa vi devo dire? Fantastico. Scusate. Allora, andiamo a identificare le viti. Lasciamo perdere lo 0 davanti, teniamo soltanto gli ultimi 2 numeri, vedete? In questo caso abbiamo una serie di viti 11, una serie di viti 12 e una serie di viti 13. È molto semplice perché l'unica serie da 3 viti che vedete qui è questa nera. Ci sono solo 3 viti, quindi sapete che il numero 13 sono le 3 viti nere, le più grandi, e le mettiamo da parte. Guardate, io adesso le prendo e le metto qua sulla mia destra, mentre invece il 211 ci dice che sono 10 viti, quindi ce ne servono 9, una c'è data di scorta. Andiamo a vedere le 10 viti, se ci sono tutte. No, aspettate un attimo, non queste, queste. Eccole qui. Queste sono le 10 viti, quelle nere, che vanno sempre sulla plastica, che io le avevo già contrassegnate, vedete? 2, 11. E devono essere 10. Perfetto, ecco qua. Queste sono le 2, 11. Le mettiamo qui sulla sinistra. Vedete? Una qui e una qui. E infine invece quelle chiare, cioè queste, che vanno avvitate nel metallo nelle parti che vi ho fatto vedere già filettate, sono le 2,12, quindi le 12 sono 7. E infatti sono 7. Una è di scorta. Bene, andiamo avanti. Prendiamo il primo pezzo, prendiamo, che è di metallo, prendiamo la plastica, non guardate neanche il codice, se non entri in un modo entri nell'altro, qui è entrata subito, quindi è quella giusta. Ecco qua. Come andiamo a posizionarla? Così. La plastica va all'interno del metallo e andiamo subito a mettere la vite 12, magari se ho il cacciavite riesco anche ad avvitare, ecco qui, quindi prendiamo la vite 12 e andiamo a metterla qui. Ecco qua. Girate il cacciavite al contrario, quando sentirete il clac avvitate. Eccolo lì. Senza stringere tutto, appena appena. Stringerete tutto dopo aver messo l'ultima vite di questa sessione di montaggio. Prima di stringere controllate tutto, che sia perfettamente aderente. Ed è tutto a posto, qui la plastica all'interno del metallo va bene. Stringiamo. Ok, adesso prendiamo l'altro pezzo e facciamo la stessa cosa che abbiamo appena fatto con quest'altro. Sempre vite 12, quella lì
argentata e avvitiamo. Perfetto, e abbiamo fatto questa prima pagina e adesso siamo sulla seconda. Scusatemi, sposto un po' di cose, ecco qui, perché volevo anche farvi vedere a voi. Adesso andiamo a prendere il pezzo che avevamo montato nella prima uscita, lo giriamo come in figura e prendiamo il primo pezzo, questo qua. Guardate, questo foro più grande va messo qui, vedete? E poi così, ecco, ok? E ci dice di mettere la vite 11. La vite 11, eccola qua, sono una delle 10 viti, queste, scure. Andiamo e avvitiamo la vite. Una qui, dove la plastica è conica, una qui e una andremo a metterla qui. Stavo guardando che non è il caso di filettarla perché è molto corta e si avvita bene, non si corre il rischio di rompere nulla, perché appena sentirete che diventa dura vi dovete fermare, non esagerate. Adesso facciamo la stessa cosa con l'altro pezzo, quindi così, ecco qua. Prima di mettere la vite fate entrare bene questo perno dietro, vedete che non è entrato ancora, non avvitate finché non è inserito, attenzione, eccolo qua. Adesso possiamo avvitare. Se invece io avessi avvitato prima, cosa sarebbe successo? Che si sarebbe rotta la plastica. E infine mettiamo quest'ultima vite, che è la 11. Ecco qua. Diamo una occhiata al primo pezzo montato del secondo numero. Non vi so dare la giusta misura delle proporzioni, ma è veramente grande. Bene, giriamo la pagina. Adesso ci dice di prendere la parte con la V davanti, vedete che cambia ovviamente. Eccola qui. Di prendere questo pezzo in metallo e andarlo a inserire così. Allora, sì, eccolo qua. Perfetto. Guardate. Chiaramente andrete a spingere fino a che non vedrete il foro passante. Qui è passante, qui ancora devo stringere un po', spingere un po'. Ecco, attenzione ragazzi, guardate, più che spingere ho dovuto fare una rotazione, vedete? Così, guardate che non so se riesco a farvelo vedere, un attimo perché è importante questo.
sto cercando di mettermi a fuoco questo foro qui. Ecco, vedete che devo fare così, guardate la parte blu come si muove rispetto al grigio. Ecco, adesso sono a posto. Bene, che vite andiamo a mettere lì? Andiamo a mettere di nuovo la 12, che è quella che abbiamo messo prima. Controllo, perché voglio essere sempre sicuro. Perfetto. Ovviamente, prima intendevo la prima che abbiamo messo. Perché? Perché questo è metallo e quindi andiamo a prendere queste viti qua argentate. Giriamo il cacciavite al contrario e avvitiamo. Stringiamo. Perfetto, a questo punto questa è la vite che ci avanza, ok, che è la 12, quella argentata, la possiamo togliere e mettere da parte perché è data in più. Bene, siamo arrivati qua. Scusatemi. Adesso prendiamo il serbatoio, il tappo, eccolo qui, e andiamo a metterlo così. Con i due fori dall'altra parte, non dove abbiamo l'entrata della membrana, ma da quest'altra parte. Prendiamo due viti, le 11, che sono quelle nere, le scure, queste qua, e andiamo ad avvitarcele qui. Cosa ne pensate? Se vi sembra bello così, non avete idea di cosa sia quando lo avrete tra le mani. Io ve l'ho detto, vi racconto questo e vi consiglio di acquistarlo perché sono andato a vedermi i tutorial giapponesi, che sono molto più avanti di noi ovviamente, ed è qualcosa di meraviglioso. Bene, a questo punto andiamo a prenderci altre due viti, anzi tre viti in questo caso, le 11 sempre, quelle che abbiamo appena avvitato adesso, eccole qui, perché andremo ad avvitarle in questi tre fori dopo aver messo la membrana e il suo pezzo di metallo sopra che tiene tutto fermo. Come la mettiamo la membrana? Così. Ecco qua. Deve andare così, guardate, è importante questo, Guardate bene questo passaggio. Vedete? Qui abbiamo il silicone che fa tutto il giro. Qui invece è interrotto, potete anche vedere il filo rosso in mezzo. Ecco, vedete? Questo va messo così. La parte tutta piena va messa sotto e la parte interrotta va messa sopra. Lo inserite, pulite se c'è qualche cosa in mezzo che non vada a inficiare la tenuta e andiamo a mettere il suo tappo sopra. Mettiamo le tre viti senza stringerle assolutamente, le andiamo solo a puntare. Potete anche mettere il dito al centro per tenerlo più in posizione perché tanto non arriva alla membrana e quindi non rischiate di danneggiarla.
stavo guardando una cosa. Allora, no, proviamo a girarla, nel senso a farla ruotare, perché evidentemente non va messa in qualsiasi posizione, ce n'è solo una che è corretta. Proviamo a farle fare un giro così e controlliamo, eccola qui. Questa è la posizione corretta, perfetto. Se vedete che manca anche solo 1 millimetro, che non combacia con il foro, è sbagliato. Ecco perché vi dico sempre con calma, i lavori si fanno con calma. Adesso stringete piano piano. Non serve esagerare perché la tenuta è data da quella rondella in silicone che avete visto. Mamma mia, che bellezza! Bene, questo è quello che abbiamo montato. Adesso ci dice di andare a mettere il serbatoio, ma di fare molta attenzione prima a questi fili. Quindi andiamo a collocarli nella giusta maniera. E la corretta è questa. Ok, adesso andiamo a vedere allora, così. Ecco qua. Andiamo a fissare adesso questo con le viti 13, che sono quelle più lunghe. Queste qui che ce ne andate 3, una in più. Controlliamo, ma sono le uniche rimaste. Però facciamo le cose come vanno fatte, così vi abituate a farle bene. Vedete? 13, 3 viti, ecco qui. Però qua io vado a crearmi il filetto, perché la vita è molto lunga. Quindi vado ad avvitare la vite 13 qua e faccio la stessa cosa dall'altra parte e abbiamo terminato il montaggio. I fili, mi raccomando, montateli correttamente, metteteli correttamente, non fateli pizzicare assolutamente sotto, perché sarebbe un vero peccato. Ecco qua. Andiamo a stringere le viti 13. Allora attenzione adesso a stringere, perché vedete, posso anche avvitare così, ma è storto. Così è diritto. Da cosa me ne accorgo? Me ne accorgo da qua, da questo bordo qui. Questo bordo grigio con quel pezzo nero che stiamo mettendo adesso. Se io faccio così, questo mi esce fuori e qui mi manca dello spazio. Guardate qua, vedete? Invece lo avvito così, correttamente diritto. Queste sono le piccole cose che alla fine poi vi permettono di far combaciare tutto perfettamente bene. Controllate
la stessa distanza che avete qui tra la parte grigia e la parte nera, questo dentino, dovete averlo anche di qua. Vedete, qui è un po' meno. Ecco, io non avendo evitato ancora tutto, ma questo va allentato appena un po' perché non voglio rischiare di rompere nulla. Ecco qua, così mi sembra non che vada bene, ma che sia proprio perfetto. Chissà se riesco a farvi vedere. Dovete avere dei punti di riferimento quando fate i lavori. Vedete? Qua è perfetto, qui è perfetto, così come lo è qui e lo è qui. Posso stringere. Ok, poi questo pezzo ci servirà nelle prossime sessioni di montaggio. Quindi abbiamo adesso questo, gli occhi di Mazinga Z, questo che va messo poi qua sopra, ma non adesso, e il tappo che io vado già a inserire qui. Vediamo se ci sta. No, meglio non rischiare perché stavo guardando una cosa. Allora, fatemi vedere una cosa, Ah, ok. La tenuta ce l'ha proprio in fondo. Infatti lo vedevo più largo, ho detto ci vuole un OR più grande. Invece no, proprio in fondo, quindi lo possiamo anche lasciare lì. Vedete? Ok. Nel prossimo numero ingrandiamo, vediamo un po', il raggio ciclonico, i raggi congelanti e il tester dei sistemi LED. Quindi ci verrà data una scatolina da mettere all'interno, 3 mini stilo da 1,5 per poter testare appunto il funzionamento di tutto l'impianto man mano che andiamo avanti. È una cosa molto importante perché diversamente poi ad andare a intervenire una volta che abbiamo montato tutto sono dolori. Ok, questo ve lo avevo fatto vedere, sì. Bene, ecco qua. Questo è quello che abbiamo montato. Poi ci sarà questa, eccola qui, bellissima, mamma mia che bella. Allora, ripeto, non ci sono problemi con Hachette, scusatemi, ma contrariamente a quello che vi ho detto prima, manca un po' di vernice qua, non so se si vede il grigio sotto del metallo, vedete? Non è un problema, chiederò certamente la sostituzione che mi verrà data per giusto motivo, per giusta causa. È un peccato perché non c'è il controllo qualità. Io sono sicuro che questo qui in Giappone non sarebbe accaduto, ve lo garantisco, perché là non sono abituati a lavorare in questa maniera, c'è un controllo qualità ferrato come è giusto che sia. Bene, abbiamo finito, Michele vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo video, non so quale sarà perché non faccio solo Mazinga, andate a vedere la playlist, ci sono diverse cose che sto facendo. Volevo solo farvi vedere quello che abbiamo montato, che sono non soddisfatto di più. Guardate soltanto cosa abbiamo qua. Abbiamo 2 LED più 2 LED più 1 e 1 fa 6 LED, e questo è quello che farà
generare e nebulizzare le gocce d'acqua che cadranno per gravità sopra la membrana nel momento in cui andremo col telecomando ad attivare questo. E secondo me, anche se non so dove potrebbe essere collocato, ci sarà un ventilatore, una ventola dietro di sicuro, perché diversamente non potrebbe essere buttato fuori così, però magari mi sbaglio. Allora, abbiamo questo, mettiamolo così per comodità, abbiamo questo che abbiamo visto dove andrà poi collocato e abbiamo questo. Bene ragazzi, io vi ringrazio del vostro tempo, mi auguro che il mio video possa esservi stato d'aiuto, non soltanto per quello che è l'interesse al robot, perché insomma possiamo andare, come vi ho detto, su qualsiasi tutorial giapponese e praticamente hanno, non dico quasi finito, ma sono veramente a buon punto, ed è lì che io ho apprezzato e mi sono permesso di consigliarvi per tali motivi di acquistare la collezione se potete farlo. Però ecco, essendo io un canale differente da tanti altri o da tutti, non che sono migliore, attenzione, perché non lo penso proprio, guardate che tipo di video che faccio, però sono diverso, sono differente. Io, come vi ho detto, mi occupo di un'altra cosa, non soltanto del montaggio. Bene, un abbraccio a voi, a tutti i vostri cari più cari, e arrivederci al prossimo video da Michele. Ciao ragazzi! Volevo farlo centrare bene, ho già fatto il saluto, volevo finirla così e invece sono ancora qua. Ecco, almeno che prendo tutto inquadrato. Ciao ragazzi!